Se la tua mente fosse uno smartphone, la batteria sarebbe sempre al 3%. Ti senti costantemente scarico, agitato, come se qualcosa ti stesse prosciugando dall'interno. Ogni giorno bevi 10 veleni mentali invisibili, 10 veleni specifici che distruggono la tua serenità interiore, goccia dopo goccia. Oggi ti svelo questi 10 veleni e soprattutto come smettere di berli per sempre. Il veleno del controllo ossessivo. Ascolta bene questa storia. Una donna prepara una cena perfetta per la famiglia. Ha pianificato tutto nei minimi dettagli: orario, menù, tavola apparecchiata. Ma il figlio arriva in ritardo di 20 minuti senza avvisare. La serata è completamente rovinata nella sua mente. Il cibo si raffredda, ma soprattutto il suo umore crolla. Ti è mai successo? Ti riconosci? Stai cercando di controllare l'incontrollabile e questo ti sta letteralmente uccidendo dentro. Il tuo sistema nervoso è in costante allerta. Il tuo cuore batte più forte. I tuoi muscoli sono sempre tesi. Non è vivere, è sopravvivere in uno stato di guerra permanente. Epitteto lo sapeva 2000 anni fa. Alcune cose sono sotto il nostro controllo, altre no. Sotto il nostro controllo ci sono le nostre opinioni, i nostri impulsi, i nostri desideri, le nostre avversioni. Non sono sotto il nostro controllo il nostro corpo, la nostra proprietà, la nostra reputazione, la nostra posizione sociale. Tu continui a sprecare energia preziosa cercando di manipolare ogni singolo dettaglio della tua esistenza. Il tuo capo è incompetente, non puoi cambiarlo, ma puoi cambiare il tuo approccio al lavoro. Il traffico ti fa impazzire, non puoi fermarlo, ma puoi scegliere di usare quel tempo per ascoltare audiolibri o praticare la respirazione profonda. I tuoi figli adulti prendono decisioni che non approvi, non puoi controllarli, ma puoi offrire supporto quando richiesto. Seneca scrisse: «Non siamo disturbati dalle cose, ma dalle opinioni che abbiamo di esse». Il problema non è la realtà. Il problema sei tu, che pensi di poterla domare come un leone in gabbia. Quando accetti che il 90% di ciò che accade nella vita è fuori dal tuo controllo, paradossalmente acquisti un potere immenso su quel 10% che puoi davvero influenzare. È come scoprire di aver spinto per anni una porta con scritto «tirare». La persona che cerca di controllare tutto finisce per non controllare niente. La persona che accetta l'incontrollabile diventa padrona di se stessa. Per i prossimi 3 giorni, ogni volta che ti senti frustrato, fermati e chiediti: questo è sotto il mio controllo o no? Se la risposta è no, respira profondamente e di: lascio andare. Se la risposta è sì, agisci immediatamente. C'è un veleno ancora più subdolo che potresti star bevendo proprio ora, mentre ascolti queste parole, e ha a che fare con le aspettative che hai costruito nella tua mente. Il veleno delle aspettative irrealistiche. Una donna va al ristorante aspettandosi un servizio perfetto. Il cameriere è lento. Il cibo arriva tiepido. La serata è rovinata. La vera domanda è: chi ha rovinato la serata? Il ristorante o le sue aspettative? Hai costruito una prigione di aspettative nella tua mente e tu stesso sei il carceriere. Ti aspetti che il tuo partner capisca i tuoi bisogni senza che tu li esprima. Ti aspetti che i colleghi abbiano la tua stessa etica del lavoro. Ti aspetti che il mondo funzioni secondo la tua logica personale. La realtà ti schiaffeggia ogni santo giorno, vero? E ogni schiaffo ti lascia più amareggiato, più deluso, più convinto che la vita sia ingiusta. Marco Aurelio ci avverte: quando ti alzi al mattino, pensa a che cosa preziosa è essere vivi, respirare, pensare, provare gioia e amare. Non dice: aspettati che tutto sia perfetto o pretendi che gli altri leggano nel pensiero. Le tue aspettative irrealistiche sono catene invisibili che ti trascinano giù ogni volta che la realtà osa essere diversa dalle tue fantasie. È come pretendere che tutti i semafori siano verdi quando passi tu o che non piova mai nei fine settimana. La vita non è un film dove tutto si risolve in 2 ore con un lieto fine garantito. È più simile a una serie TV complessa, piena di colpi di scena, personaggi imperfetti e trame che si sviluppano lentamente nel tempo. Vuoi sapere il segreto della serenità?
Non eliminare le aspettative, ma renderle realistiche e flessibili. Aspettati che le persone siano umane, a volte generose, a volte egoiste, sempre imperfette. Aspettati che la vita sia gioie e dolori, successi e fallimenti, momenti di chiarezza e periodi di confusione, ma soprattutto devi essere abbastanza forte e saggio da navigare tutto questo con grazia e dignità, perché questa è l'unica aspettativa che dipende completamente da te. Seneca diceva: il saggio non aspetta nulla dalla fortuna, ma è preparato a tutto. Quando le tue aspettative sono ancorate alla realtà invece che ai sogni, ogni bella sorpresa diventa un regalo inaspettato invece di un diritto acquisito. Scrivi 3 aspettative irrealistiche che hai spesso. Poi riscrivile in versione realistica. Ad esempio, da gli altri dovrebbero sempre essere puntuali, a gli altri fanno del loro meglio, ma hanno priorità diverse dalle mie. Ma aspetta, perché c'è un veleno che avvelena non solo le tue aspettative, ma il modo stesso in cui guardi il mondo. Il veleno del giudizio continuo. Immagina di vivere in un tribunale dove non si spengono mai le luci. Sei contemporaneamente giudice, giuria e imputato. Ogni persona che incontri viene processata. Ogni situazione viene etichettata. Ogni tua azione viene analizzata e condannata. Benvenuto nella tua mente quando sei intossicato dal veleno del giudizio continuo. Sei diventato un critico cinematografico della vita, ma il film non finisce mai e non puoi alzarti e andartene. Passi le giornate a etichettare tutto. Questo è giusto, quello è sbagliato, io sono un fallimento, lei è una privilegiata. Questa situazione è un disastro, quella è una benedizione. È estenuante, vero? È come vivere con un commentatore sportivo nella testa che non sa mai quando smettere di parlare. Epitteto insegnava: non dire mai di una cosa, l'ho persa, ma l'ho restituita. Quando tuo figlio o tua moglie muoiono, non dire li ho persi, ma li ho restituiti. Questo non è cinismo, è libertà dal giudizio che trasforma ogni perdita in tragedia. Guardiamo più nel concreto. Quella collega che ti ha fatto un torto. Invece di etichettarla come cattiva persona, potresti vedere qualcuno che sta attraversando un momento difficile o che ha una prospettiva diversa dalla tua. Quell'errore che hai fatto al lavoro, invece di definirti incompetente, potresti vederlo come un'opportunità di apprendimento che ti renderà più forte. Il giudizio costante ti tiene prigioniero in una realtà rigida, dove tutto deve essere o bianco o nero. Ma la vita è fatta di infinite sfumature di grigio e la saggezza sta nell'imparare a navigare in questa complessità senza dover sempre dare un voto a tutto. Marco Aurelio scrisse: che cosa fa male al cuore? Il pregiudizio. Che cosa lo rafforza? La riflessione. Quando smetti di giudicare ossessivamente, la tua mente trova finalmente pace. Non devi più portare il peso di essere il critico universale di tutto ciò che esiste. C'è una differenza cruciale tra osservare e giudicare. Osservare significa vedere le cose come sono, senza aggiungere interpretazioni emotive. Giudicare significa attaccare etichette che spesso dicono più di te che della situazione osservata. La pioggia non è né buona né cattiva, è semplicemente acqua che cade dal cielo. Il tuo errore non ti definisce come persona inadeguata. È semplicemente un'esperienza da cui puoi imparare qualcosa di prezioso. Per una settimana, ogni volta che ti sorprendi a giudicare qualcuno o qualcosa, sostituisci il giudizio con una semplice osservazione. Invece di «che idiota», prova «questa persona sta agendo in modo diverso da come farei io». Ora arriva il veleno che forse ti farà più male riconoscere, perché tocca il modo in cui vedi te stesso quando le cose vanno male. Il veleno della vittimizzazione cronica. C'è una storia che devi conoscere. Un uomo perde il lavoro a 50 anni. Invece di cercare nuove opportunità, passa i mesi successivi a raccontare a chiunque voglia sentirlo quanto sia stato tradito dall'azienda. Ogni conversazione diventa un monologo sulla sua sfortuna. 3 anni dopo è ancora disoccupato, ma è diventato un esperto nel raccontare la sua storia di ingiustizia. Ti sei innamorato del ruolo della vittima. E questo amore tossico ti sta distruggendo dall'interno. È comodo, lo so,
Quando sei la vittima, ogni fallimento ha una spiegazione esterna. Non hai ottenuto quella promozione? È perché il capo ha dei preferiti. La tua relazione è finita? È perché il partner non sapeva apprezzarti. I tuoi progetti non decollano? È perché il mondo è ingiusto. Quando sei la vittima, non hai responsabilità. Quando sei la vittima, tutti dovrebbero compatirti. Quando sei la vittima, hai sempre una scusa pronta per non agire, per non cambiare, per non crescere. Marco Aurelio aveva ragione. Il miglior modo di vendicarsi di un nemico è non assomigliargli. Il miglior modo di rispondere alle ingiustizie subite è non permettere che ti trasformino in una vittima professionale che colleziona torti come medaglie. Ascolta, non sto sminuendo il tuo dolore. Ti è successo qualcosa di ingiusto. Qualcuno ti ha fatto del male. La vita a volte è stata spietata con te. Queste esperienze sono reali e meritano di essere riconosciute. Ma trasformare queste esperienze nella tua identità permanente è come continuare a riaprire una ferita che potrebbe guarire. È come rimanere per sempre nell'ambulanza, invece di scendere in ospedale per farti curare. Seneca scrisse: «Ogni uomo è tanto infelice quanto crede di esserlo. Finché continui a definirti attraverso ciò che ti hanno fatto, stai dando a quelle persone e a quegli eventi il potere di controllare la tua vita anche anni dopo. Nel momento in cui smetti di identificarti come vittima, inizi a recuperare il tuo potere personale. Non devi dimenticare o perdonare immediatamente, ma puoi scegliere di non permettere al passato di scrivere il copione del tuo futuro. Ogni giorno che passi a rimuginare sulle ingiustizie passate è un giorno in cui non stai costruendo qualcosa di bello per te stesso. Ogni energia spesa a lamentarti è energia sottratta alla creazione di una vita che valga la pena vivere. La differenza tra una vittima e un sopravvissuto non sta in ciò che è accaduto, ma in ciò che si sceglie di fare dopo. Le vittime rimangono bloccate nella storia. I sopravvissuti scrivono un nuovo capitolo. Prendi una situazione in cui ti senti vittima e scrivi due versioni: la storia della vittima e la storia del sopravvissuto. Nota come cambia la tua percezione e le tue opzioni quando cambi prospettiva. C'è un veleno ancora più insidioso che sta paralizzando la tua capacità di agire e si nasconde dietro la maschera dell'eccellenza. Il veleno del perfezionismo paralizzante. Una disegnatrice passa 6 mesi a perfezionare un logo. Cambia ogni pixel, aggiusta ogni curva, modifica ogni ombra. Il risultato? Il progetto viene cancellato perché è arrivato troppo tardi al mercato. Nel frattempo, un concorrente ha lanciato un logo imperfetto, ma efficace in 2 settimane e ha conquistato il mercato. Il perfezionismo non è ambizione, è paura travestita da virtù, è procrastinazione con un abito elegante, è l'arte di trasformare eccellente in nemico di buono. Hai paura di fallire, quindi non inizi mai veramente. Hai paura di essere giudicato, quindi procrastini fino all'ultimo minuto. Hai paura di scoprire i tuoi limiti, quindi non li metti mai alla prova. Hai paura di non essere abbastanza bravo, quindi aspetti di diventarlo prima di agire. Seneca lo sapeva. Ogni giorno e ogni ora devono essere strappati dall'eternità. Il tempo non aspetta la tua perfezione. Le opportunità non rimangono ferme fino a quando non ti senti pronto al 100%. Il momento perfetto non esiste. Le condizioni ideali sono un miraggio. La preparazione completa è un'illusione che ti tiene prigioniero nell'inazione. Mentre aspetti di essere perfettamente preparato, altri stanno agendo con l'80% delle informazioni e ottenendo l'80% dei risultati disponibili. Mentre lucidi ogni dettaglio del tuo piano quinquennale, la vita scorre via come acqua tra le dita. Epitteto insegnava: non aspettare circostanze straordinarie per fare il bene, cerca di usare le situazioni ordinarie. Ma tu stai aspettando circostanze straordinarie per fare qualsiasi cosa. Il tuo progetto imperfetto che viene completato vale infinitamente più del tuo capolavoro perfetto che rimane nella tua testa. L'azione imperfetta batte sempre l'intenzione perfetta. Fatto è meglio di perfetto non è solo un motto aziendale. È una filosofia di vita che separa chi realizza i propri sogni da chi li sogna soltanto. C'è un segreto che i perfezionisti non capiscono.
La perfezione è un processo, non una destinazione. Si raggiunge attraverso il miglioramento continuo, non attraverso l'attesa del momento perfetto. Ogni grande capolavoro che ammiri è stato imperfetto nella sua prima versione. Ogni artista che rispetti ha iniziato con schizzi rozzi. Ogni imprenditore di successo ha lanciato prodotti che poi ha dovuto migliorare. Scegli un progetto che stai rimandando perché non è ancora pronto. Concediti 48 ore per completare una versione abbastanza buona e lanciarla. Sperimenta cosa succede quando scegli il progresso invece della perfezione. Mentre parliamo di paralisi, c'è un veleno che ti sta rubando la gioia in tempo reale, ogni singolo giorno. Il veleno della comparazione tossica. Un imprenditore guarda LinkedIn e vede che un ex collega ha appena venduto la sua startup per milioni. Invece di ispirarsi o congratularsi, passa il resto della giornata a sentirsi un fallimento. Ha trasformato il successo altrui nella misura del proprio fallimento. Hai trasformato la tua vita in una gara olimpica permanente contro 7 miliardi di persone. E questa gara ti sta letteralmente prosciugando l'anima. Guardi i social e vedi vite apparentemente perfette. Guardi i colleghi e vedi successi che tu non hai ancora raggiunto. Guardi gli amici e vedi relazioni, case, vacanze che sembrano migliori delle tue. Guardi i più giovani e vedi energia che senti di aver perso. Guardi i coetanei e vedi traguardi che ti mancano. Stai paragonando il tuo dietro le quinte al trailer promozionale degli altri. Stai confrontando la tua realtà completa con i momenti salienti accuratamente selezionati della vita altrui. Marco Aurelio ci ricorda: quanto tempo risparmia chi non si preoccupa di quello che dice o fa il suo vicino, o di quello che pensa, ma solo di quello che fa lui stesso. Ogni minuto passato a confrontarti con gli altri è un minuto sottratto al tuo sviluppo personale, alla tua felicità, alla costruzione della vita che desideri veramente. C'è qualcosa di ancora più profondo. Quando ti confronti costantemente con gli altri, stai implicitamente dicendo che la tua vita ha valore solo in relazione alle vite altrui. È come dire che un tramonto è bello solo se è più bello di tutti gli altri tramonti che hai visto. La persona che eri ieri. Quello è il tuo unico vero rivale. Sei più saggio di chi eri un anno fa, hai più pace interiore rispetto a 6 mesi fa, hai imparato a gestire meglio le tue emozioni rispetto alla settimana scorsa, sei più gentile con te stesso rispetto a ieri. Questa è l'unica comparazione che ha senso, perché è l'unica su cui hai controllo completo. Seneca scrisse: ogni giorno che passa è un passo verso l'eternità. Il tuo passo, non quello degli altri. Il tuo ritmo, non quello di chi corre accanto a te. La tua strada, non quella che vedono da lontano. La comparazione tossica non ruba solo la tua pace mentale, ruba la tua unicità. Ti spinge a voler essere una copia di seconda categoria di qualcun altro, invece di essere una versione originale e autentica di te stesso. Ogni volta che ti sorprendi a confrontarti con qualcuno, fermati e chiediti: in cosa sono cresciuto rispetto al mese scorso? Tieni un diario dei tuoi progressi personali e rileggilo quando cadi nella trappola del confronto. Ora arriva il veleno, che forse riconoscerai di più, perché è quello che porti con te ogni singolo giorno. Il veleno del risentimento persistente. Nella tua mente c'è un museo del rancore. Ogni torto subito è esposto con cura maniacale. Ogni ferita è conservata come un reperto prezioso. Ogni ingiustizia è catalogata e visitata regolarmente. Chi beneficia di questo museo? Tu no, di certo. Portare rancore è come bere veleno e aspettare che l'altro muoia. È come tenere in mano un carbone ardente con l'intenzione di lanciarlo a qualcuno. L'unico che si brucia sei tu. Quella persona che ti ha ferito 5 anni fa probabilmente sta vivendo la sua vita, ha nuovi problemi, nuove gioie, nuove preoccupazioni. Nel frattempo, continui a rosicare nel tuo angolo, rievocando l'offesa come un disco rotto. Chi sta davvero soffrendo qui? Epitteto insegnava: sono le persone stesse che si tormentano con le loro opinioni sui fatti. Non è l'offesa iniziale che ora ti sta distruggendo. È il modo in cui continui a rinnovarla nella tua mente ogni giorno, come se fosse appena accaduta.
Il risentimento è più di un semplice peso emotivo. È un ladro silenzioso che ti ruba il presente. Ogni momento che passi a rimuginare su un torto passato è un momento che non stai vivendo pienamente. È come guidare guardando sempre lo specchietto retrovisore invece della strada davanti. Il perdono, ascolta bene, non è un regalo che fai agli altri, è un regalo che fai a te stesso. Non significa giustificare il loro comportamento o dimenticare quello che è successo. Non significa permettere che si ripeta o riconciliarsi necessariamente. Il perdono significa liberarti dal peso di portare la loro negatività dentro di te come un macigno nel cuore. Significa scegliere la tua pace mentale invece della giustizia perfetta. Significa decidere che il tuo benessere vale più della tua rabbia. Marco Aurelio scrisse: «Il miglior modo di vendicarsi è non essere come colui che ti ha fatto del male. La tua felicità, il tuo successo, la tua serenità. Questa è la risposta più potente a chi ti ha ferito». Il paradosso: spesso resistiamo al perdono perché pensiamo che significhi far vincere l'altro. In realtà è esattamente il contrario. Ogni momento che passi a odiare qualcuno è un momento in cui quella persona controlla ancora la tua vita emotiva. Vuoi davvero darle questo potere? Vuoi davvero permettere a chi ti ha fatto del male di continuare a farti del male ogni giorno, attraverso il tuo rancore? Scrivi una lettera a qualcuno che ti ha ferito. Non devi inviarla. Esprimi tutto il tuo dolore e la tua rabbia. Poi distruggi la lettera come simbolo del rilascio di quel peso dal tuo cuore. C'è un veleno ancora più subdolo, perché si traveste da autodifesa. Il veleno dell'autocommiserazione. Ti sei mai fermato a contare quanto tempo della tua giornata passi a lamentarti della tua situazione invece di cambiarla? A sentirti dispiaciuto per te stesso invece di agire? L'autocommiserazione ti dà un sollievo immediato e artificiale, ma crea una dipendenza devastante. Povero me, nessuno mi capisce. Povero me, la vita è ingiusta proprio con me. Povero me, tutti gli altri hanno più fortuna, più talento, più opportunità. Seneca aveva ragione. Non è quello che ci accade, ma la nostra reazione a quello che ci accade che ci ferisce davvero. Tu stai scegliendo di rimanere ferito. Stai scegliendo di rimanere nel ruolo del protagonista sfortunato della tua storia personale. L'autocommiserazione è seducente perché ti fa sentire importante nel tuo dolore. Ti fa credere che i tuoi problemi siano unici, speciali, degni di attenzione particolare. Ma la verità è che tutti hanno problemi, tutti affrontano sfide, tutti attraversano momenti difficili. La differenza sta in come rispondi a questi momenti. Puoi scegliere di affogare nella tua autocommiserazione o puoi scegliere di nuotare verso la riva. Ogni energia spesa a compiangere te stesso è energia che non stai investendo nel migliorare la tua situazione. Ogni momento passato a lamentarti è un momento che non stai usando per imparare, crescere, adattarti, superare. Marco Aurelio scrisse: «La felicità della tua vita dipende dalla qualità dei tuoi pensieri». Se riempi la tua mente di autocommiserazione, di cosa pensi che si riempirà la tua vita? L'autocommiserazione non è solo tossica per te, è tossica anche per le persone che ti circondano. Nessuno vuole stare vicino a qualcuno che si lamenta costantemente senza mai agire. È emotivamente drenante. La vita non ti deve niente. Il mondo non ti deve niente. Gli altri non ti devono niente. Ma tu devi tutto a te stesso. Rispetto, impegno, azione, compassione intelligente invece di autocommiserazione sterile. Smetti di aspettare che qualcuno venga a salvarti dalla tua situazione. Smetti di sperare che le cose migliorino magicamente senza il tuo intervento. Smetti di credere che il tuo dolore ti dia diritto a rimanere fermo. Ogni volta che ti sorprendi a pensare «povero me», fermati e trasforma il pensiero in «cosa posso fare?». Anche la più piccola azione è meglio della più elegante lamentela. Ora arriviamo a un veleno che è particolarmente devastante perché ti ruba il futuro mentre fingi di proteggerlo. Il veleno della procrastinazione emotiva. Non stai procrastinando compiti, stai procrastinando la tua vita. E questo è il veleno che lascia senza parole, perché quando capirai cosa stai davvero rimandando, tutto cambierà.
Quel progetto importante che continui a rimandare non è solo un progetto, è la tua realizzazione personale che stai procrastinando. Quella conversazione difficile che eviti non è solo una conversazione, è la possibilità di una relazione autentica che stai rimandando. Quel cambiamento di carriera che farai quando sarà il momento giusto non è solo un lavoro, è la versione migliore di te stesso che stai procrastinando. Marco Aurelio ci avverte: non procrastinare. Ricorda di quanto poco tempo disponi e di quanto velocemente scorre via, ma continui a vivere come se avessi tempo infinito a disposizione. La procrastinazione non è pigrizia. Se fosse pigrizia, saresti in pace con il non fare nulla. Invece, la procrastinazione è ansia, è paura travestita da aspetto il momento giusto, è terrore di scoprire i propri limiti mascherato da preparazione accurata. Non agire è già un'azione, non scegliere è già una scelta, non decidere è già una decisione. E spesso è la peggiore che tu possa fare. Hai paura di fallire? Perfetto, allora stai già fallendo non provando. Hai paura di essere giudicato? Perfetto, stai già giudicando te stesso più duramente di quanto farebbe chiunque altro. Hai paura di non essere abbastanza bravo? Perfetto, rimarrai non abbastanza bravo fino a quando non inizierai a praticare. Epitteto insegnava: non spiegare la tua filosofia, incarnala. Ma tu continui a spiegare a te stesso perché non è ancora il momento di incarnare i tuoi sogni. Seneca scrisse: non è che abbiamo poco tempo, è che ne sprechiamo molto. Ogni giorno che rimandi è un giorno della tua vita che non tornerà mai più. Ogni settimana che aspetti il momento giusto è una settimana in cui la tua vita vera ti aspetta. C'è qualcosa di ancora più profondo. Quando procrastini sistematicamente, stai allenando il tuo cervello a non fidarsi di te stesso. Stai insegnando alla tua mente che le tue promesse non valgono nulla, che i tuoi impegni sono opzionali, che le tue decisioni sono provvisorie. Diventi inaffidabile per la persona più importante della tua vita, te stesso. Scegli una cosa che stai procrastinando e impegnati a fare il primo piccolo passo entro le prossime 24 ore. Non il progetto completo, solo il primo passo. Prova cosa significa mantenere una promessa a te stesso. Ora arriviamo al veleno più subdolo di tutti, quello che probabilmente non hai mai riconosciuto come tale. Il veleno dell'identificazione con i problemi. Questo è il veleno più pericoloso, perché è invisibile. Ti sei così abituato a berlo che non ti accorgi nemmeno di quanto ti stia avvelenando. Hai iniziato a definirti attraverso i tuoi problemi invece che attraverso le tue possibilità. Hai trasformato stati temporanei in identità permanenti. Hai fatto dei tuoi limiti attuali la definizione di chi sei per sempre. Sono una persona ansiosa. Sono depresso. Sono sfortunato. Sono qualcuno che non riesce mai nelle relazioni. Sono negato per i soldi. Sono troppo vecchio per cambiare. Ascolta attentamente Seneca. Siamo più spesso spaventati che feriti e soffriamo di più nell'immaginazione che nella realtà. I tuoi problemi non sono la tua identità, sono solo esperienze che stai attraversando, sfide che stai affrontando, lezioni che stai imparando. Quando ti identifichi completamente con i tuoi problemi, crei una resistenza inconscia al cambiamento. Se non sei più la persona ansiosa, chi sei? Se risolvi i tuoi problemi economici, di cosa parlerai con gli amici? Se diventi felice, come giustificherai anni di lamentele? È come se avessi paura di stare bene perché non sapresti più chi essere. Marco Aurelio scrisse: hai potere sulla tua mente, non sugli eventi esterni. Renditi conto di questo e troverai la forza. Ma tu hai dato tutto il potere ai tuoi problemi, trasformandoli da ospiti temporanei in inquilini permanenti della tua identità. Non sei i tuoi pensieri ansiosi, sei la consapevolezza che può osservare quei pensieri e scegliere come rispondere. Non sei le tue emozioni difficili, sei la forza che può attraversare quelle emozioni e trovare calma dall'altra parte. Non sei i tuoi problemi, sei molto più grande di qualsiasi sfida tu stia affrontando. La differenza tra una persona che rimane bloccata nei problemi e una che li supera non sta nell'assenza di difficoltà, sta nel modo di relazionarsi con esse. Una si identifica con i problemi,
sono questo problema, l'altra li vede come esperienze temporanee. Sto attraversando questo problema. Epitteto, che era fisicamente disabile, insegnava: non sono le cose che ci turbano, ma i giudizi che formuliamo sulle cose. Non si definiva un disabile, si definiva un filosofo che aveva una disabilità fisica. Quando smetti di presentarti al mondo attraverso le tue ferite e inizi a definirti attraverso la tua resilienza, tutto cambia. Quando smetti di essere la persona con quel problema e diventi la persona che sta superando quel problema, apri porte che non sapevi nemmeno esistessero. I tuoi problemi attuali non sono verdetti permanenti sulla tua vita. Sono semplicemente informazioni su dove devi crescere, cosa devi imparare, in che direzione devi evolvere. La persona più forte che conosci non è quella che non ha mai avuto problemi, è quella che ha attraversato i problemi senza permettere ai problemi di definirla. Riscrivi la tua presentazione personale. Invece di sono una persona che prova, sono una persona che sta imparando a. Nota come cambia la tua percezione di te stesso e delle tue possibilità. Scegli uno dei 10 veleni e impegnati a non berlo per i prossimi 7 giorni. Solo uno, solo una settimana. Ma fallo davvero. La tua vita ti ringrazierà per sempre. Se hai trovato valore in queste parole, ti piacerà uno di questi video.